Il Piaggio P108B fu un bombardiere strategico quadrimotore sviluppato dall'azienda aeronautica italiana Piaggio alla fine degli anni 30. L'estroso ingegner Giovanni Pegna, che dal 1923 al 1936 rivestì l'incarico di direttore tecnico della società, si era dedicato allo studio di una serie di velivoli plurimotori, altamente innovativi, che culminarono con il progetto del Piaggio P50, il progenitore del P108. L'incarico di realizzare il nuovo aereo, tuttavia, fu affidato all'ingegnere Giovanni Casiraghi, che fu richiamato dagli Stati Uniti per sostituire Pegna. Casiraghi, eseguendo una profonda rielaborazione del progetto, dette vita al Piaggio P108B, un grande bombardiere strategico capace di trasportare una notevole quantità di carico bellico ad una grande distanza. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, lo Stato Maggiore della Regia Aeronautica aveva imposto un programma di potenziamento delle linee di volo, noto come Piano R, che entro il 1940 avrebbe consentito di schierare 3.000 aeroplani bellici di tipo moderno. Nell'ambito della specialità da bombardamento era prevista la costituzione di un reparto da bombardamento a grande raggio. Venne indetto un concorso denominato BGR, Bombardamento Grande Raggio, a cui parteciparono le maggiori industrie aeronautiche italiane. Alla fine solo il progetto della Piaggio si impose sulla commessa, poiché la necessità della Regia Aeronautica era quella di avere bombardieri in tempi decisamente brevi. Nel 1939 il P108B, dove la B stava per bombardamento, con matricola militare 22001, era pronto per le prove di collaudo. Il primo volo avvenne il 24 novembre del 1939, ai comandi del pilota collaudatore Nicolò Lana, assistito dal motorista Maggio e dal tecnico Chiozzi, a cui la Piaggio affidò il collaudo di tutti i P108 fino alla fine del conflitto. Nel novembre del 1940 seguirono le prove presso il centro sperimentale di Guidonia e, rientrato in ditta nel marzo 1941, l'aereo ricevette i nuovi motori Piaggio P12 e tutte le modifiche richieste per la produzione in serie. L'aereo si presentava come un monoplano interamente metallico ad ala bassa, era munito di armamento di offesa e di difesa, per un massimo di 3.500 kg. L'armamento difensivo era costituito da 2 binate calibro 12,7 mm montate sui castelli motori esterni, comandate a distanza per mezzo di 2 centrali di tiro. Vi erano inoltre 2 armi laterali da 7,7 mm che sparavano attraverso 2 sportelli in fusoliera. Un'arma da 12,7 mm sistemata in una torretta rientrabile nel ventre, anch'essa comandata a distanza, e su alcuni modelli era presente anche un'arma difensiva anteriore. I propulsori erano 4 Piaggio P12 RC35 con 18 cilindri a doppia stella, raffreddati ad aria con compressore e riduttore ad ingranaggi, capaci di erogare la potenza ciascuno di 1350 cavalli a 2100 giri alla quota di 3500 metri. Le eliche erano del tipo Piaggio P1001, di costruzione metallica a passo variabile in volo con comando elettrico. Il diametro del disco era di 4 metri. L'avviamento avveniva tramite il motocompressore Garelli. I serbatoi di benzina erano 6 e sistemati nell'ala. Erano autostagnanti e avevano una capacità complessiva di 12.000 litri. Quelli dell'olio erano 8 e sistemati sui castelli motori, 2 per ogni motore, con la capacità complessiva di 80 litri. I radiatori dell'olio, 1 per ogni motore, erano sistemati nel bordo d'entrata alare. La fusoliera era costituita completamente in duralluminio, con rivestimento metallico. Nella parte anteriore era sistemata la cabina di puntamento, dalla quale si aveva la piena visibilità del settore anteriore e inferiore attraverso lastre di plexiglass. Più in alto si trovava la cabina di pilotaggio con tutti i comandi dell'apparecchio, dei motori e gli strumenti per la navigazione. Il parabrezza aveva una struttura in alluminio saldato e il cielo cabina era sganciabile per consentire ai piloti l'abbandono in emergenza. Sulla parte destra era ricavata una botola che permetteva l'entrata in fusoliera
mediante una scala pieghevole. Il vano bombe era suddiviso in 3 scomparti longitudinali. Quello centrale era chiuso da una saracinesca avvolgibile e quelli laterali da portelli rigidi. Era presente una macchina fotografica sistemata nella parte posteriore della fusoliera, che era comandata dalla cabina di puntamento. L'ala, completamente a sbalzo, era a pianta trapezoidale con profilo e spessore rastremato verso l'estremità, con un angolo dietro di 4 gradi. Le 2 semiali erano fissate alle ordinate di forza della fusoliera mediante 4 spine coniche con attacchi fissati alla soletta dei longheroni in acciaio ad alta resistenza. Gli alettoni avevano una compensazione dinamica e statica. La struttura era costituita da un longherone in tubo d'acciaio e da centine in dural. Quello destro era munito di alettoncino di compensazione ed era regolabile dal pilota. Sul bordo di entrata erano sistemate delle aulole con apertura automatica. La struttura era costituita da centine in pioppo con correntini longitudinali. Il rivestimento era in lamiera di dural. I piani di coda erano completamente a sbalzo ed erano costituiti in duralluminio, ad eccezione dei longheroni delle parti mobili costruiti in tubo d'acciaio. Lo stabilizzatore era ad incidenza variabile a terra. L'equilibratore aveva il longherone in tubo d'acciaio, centine in duralluminio con rivestimento in tela. La deriva era costituita in dural ed era in 2 parti, quella inferiore che faceva corpo con la fusoliera e quella superiore smontabile. Il timone di direzione era costruito come l'equilibratore. I piani di coda erano compensati aerodinamicamente e staticamente e portavano sul bordo di uscita le alette di compensazione comandate dal pilota. Il carrello principale era retrattile e rientrava nella gondola del motore interno. Si componeva di 2 gambe di forza unite fra loro da un traliccio di acciaio saldato. La ruota di coda era orientabile e munita di ammortizzatore oleo pneumatico. Il Piaggio P108B aveva un'apertura alare di 32 metri, era lungo 22,92 metri e aveva un'altezza massima di 7,70 metri. La superficie alare era di 135,34 metri quadrati. Il volume interno della fusoliera era di 60,5 metri cubici. Il peso a vuoto era di 17.500 kg, il carico utile massimo di 9.500 kg. Il peso al decollo massimo era di 27.000 kg. La corsa di decollo era di 425 metri, mentre lo spazio di atterraggio era di 440. La velocità massima a 4.000 metri era di 415 km/h, quella minima era di 151. L'autonomia era di circa 3.520 km o 11 ore di volo. La tangenza pratica era di 8.050 metri. Nel 1941 il velivolo era pronto per diventare operativo e proprio il 1 giugno fu costituita sull'aeroporto di Pisa San Giusto la 274esima squadriglia BGR al comando del capitano Bruno Mussolini. La 274esima fu l'unica squadriglia della Regia Aeronautica che ebbe in dotazione l'apparecchio. Il reparto iniziò da subito una intensa attività addestrativa, incentrata principalmente sui passaggi macchina per i piloti provenienti dalla specialità bombardamento. Fu in questa fase che il 7 agosto, a causa di un guasto ai motori, perse la vita il capitano Bruno Mussolini. Nell'incidente persero la vita anche il tenente pilota Francesco Vitalini Sacconi e il maresciallo motorista Angelo Trezzini. Così la neonata 274esima squadriglia fu intitolata al suo comandante. La 274esima era articolata in 2 sezioni e venne adottata una insolita numerazione, con numeri bianchi e rossi, dove il rosso indicava la sezione ed il bianco il numero dell'apparecchio. Il 9 giugno del 1942 avvenne il debutto operativo. 2 P-108B condussero una missione di ricerca di forze navali avversarie senza esito. Il 28 giugno avvenne il battesimo del fuoco. 5 P-108B decollarono da Decimo Manno, sede di rischieramento, per la prima azione a grande raggio contro Gibilterra, sganciando 8 tonnellate di bombe sugli obiettivi. Fino all'armistizio seguì un'intensa attività operativa, che tuttavia fu funestata da numerosi incidenti.
L'armistizio dell'8 settembre 1943 sorprese la 274esima a Foligno con 2 soli velivoli efficienti, uno dei quali fu trasferito al sud. Dotato di marche statunitensi, fu gravemente danneggiato da un inesperto equipaggio americano che volle portarlo in volo. Nonostante la grossa mole, gli equipaggi che lo utilizzarono riferirono che il quadrimotore era docile ai comandi in tutte le condizioni di volo e aveva in pratica delle buone caratteristiche generali. Il vero tallone d'Achille di quest'aereo risiedeva nei suoi motori ed era da ricercarsi nelle insoddisfacenti caratteristiche meccaniche delle leghe utilizzate. Un'altra importante fonte di incidenti fu anche la scarsa preparazione degli equipaggi, che dopo una frettolosa transizione sulla macchina non riuscivano a mantenere un livello minimo di addestramento per la poca disponibilità di apparecchi efficienti. In tutto la Piaggio riuscì a completare solamente 24 bombardieri P-108B. Di questo velivolo vennero realizzate anche alcune varianti, come la P-108A artigliere. Si trattava infatti di un P-108B di serie modificato con l'installazione di un cannone da 102 mm nel muso e destinato all'impiego antinave. Di questa variante ne venne realizzato solo il prototipo. Il P-108C, dove la C stava per civile, era appunto una variante civile priva di armamento per il trasporto di 32 passeggeri in cabina pressurizzata. Dopo l'armistizio, gli esemplari caduti in mano tedesca furono convertiti al trasporto militare, eliminando il sistema di pressurizzazione per 56 passeggeri o altro materiale. Parallelamente fu sviluppata anche la versione P-108T trasporto. Questa variante specifica per il trasporto militare era caratterizzata da una ampia fusoliera e da un armamento difensivo composto da 4 mitragliatrici da 12,7 mm nelle postazioni laterali, torretta dorsale e ventrale. Solo un esemplare di questa variante fu effettivamente impiegato dalla Regia Aeronautica prima dell'armistizio. Questo esemplare, dopo l'8 settembre 1943, assieme ad altri P-108T in costruzione presso la Piaggio, finì in mani tedesche, che complessivamente impiegò 12 di questi velivoli, compreso l'unico esemplare della versione A artigliere, fino alla fine delle ostilità. Che più non ho